Salve a tutti ragazzi, oggi farò un video dedicato alla pesca dell'orata. Siamo in Sardegna in una laguna di acqua salmastra dove ci sono orate, spigole, grosse muggini e qui proveremo ad insidiare questo bellissimo pesce. Come esca utilizzerò dei paguri e dei murici che ho appena catturato e anche del coreano per variare un pochettino l'esca. Non stiamo utilizzando delle canne da fondo, bensì sto utilizzando delle bolognesi un pochino più pesanti, galleggianti abbastanza grandi perché l'esca è voluminosa, non è il solito bigattino, e un amo abbastanza pronunciato. Farò praticamente poggiare, quasi poggiare il piombo sul fondo per consentire all'orata di mangiare. L'innesco del paguro è davvero molto semplice. Come vedete ho un terminale lungo più o meno 50 cm, è abbastanza svolazzante. Il paguro lo inneschiamo dal sedere, praticamente dalla parte finale, fino ad arrivare alla testa, sempre coprendo l'amo più possibile. Ecco qua. È un innesco che le grosse orate amano. Facciamo giusto una piccola pallina di pastura per far arrivare il pesce dove stiamo pescando. Eccolo, quando va giù è fantastico, Eccolo qua, un bel pesce. Sono molto combattivi questi pesci. Questa è un'orata piccolina. Un'orata carina, quasi già da porzione. Questa la ributtiamo, vedete come ha mangiato? Proprio sul labbro esterno. È molto difficile ingannarla a dovere. Ciao bella, ricresci. Inneschiamo un altro bel murice per fare un po' di selezione. Il segreto è farla mangiare perché l'esca comunque è grande, è voluminosa, deve mangiare bene. Eccola, mangiata decisa. Il pesce si porta un po' a spasso il galleggiante. È partito subito. Questa è una bella orata sicuramente. Quando il pesce è grande lo facciamo combattere lontano da noi. Se vuole prendere filo, glielo facciamo prendere. Senza problemi. Nessun problema. Mi sto emozionando anch'io, È una bella orata questa. Se lo vuole prendere, glielo facciamo prendere.
Questa è una bella orata. Ci ha visti. Ora vuole andare sulle rocce, ma non glielo facciamo fare. Quando fa così chiudiamo la frizione poco poco. E ne impediamo di... Ci siamo, eh? Non ancora. Ragazzi, non mettete mai il retino se non è il caso. Quindi con calma. Tanto. Eccola qua. Ci siamo, eh? Ecco qua. Bel pesciotto, eh? Questa è una bella oratina. Simpatica. Ha fatto un bel combattimento davvero. Guardate che pesce. Ora, lo so che quando vedete i video 100 kg, 1000 kg, 2000 kg, forse arriva a 1 chilo. Io sono onesto con le misure. Guardate che spettacolo di pesce. Come vedete anche qui ha mangiato sul labbro esterno. Ecco perché è molto difficile poi agganciarlo, abbiamo avuto molte slamate. Dopo aver preso un pesce del genere è molto importante ricontrollare il terminale per vedere se ci sono abrasioni o altro. Nel caso lo cambiamo con i terminali pronti che abbiamo. In questo caso il terminale va bene e subito inneschiamo e riandiamo in pesca, perché ci sono, ne lo vogliamo fare allontanare. Quel poco di pastura che ho lanciato stava andando bene. Ecco, vi faccio vedere l'innesco del paguro. Il paguro purtroppo è un'esca poco selettiva rispetto al murice, però questo è un bel paguro di generose dimensioni, quindi andiamo a innescarlo dalla parte molle fino alla testa. Questo è il bocconcino. L'orata andrà a schiacciare la testa e andrà a mangiare sostanzialmente il paguro. Via via, riandiamo in pesca subito. Non perdete mai gli attimi buoni. Stesso punto. Via. Eccolo. Già sta mangiando. Lo lascio mangiare bene. Lo lascio mangiare bene. Quando se lo porta via, vedete, se lo sta portando a spasso. Eccola, eccola. Questo è un pesce più piccolo sicuramente, siamo sull'ordine del mezzo chilo. Questo lo tiriamo con tutta tranquillità, ha preso il paguro al volo, se l'è portato via. Ah, proprio un pescettino piccolo piccolo. L'irruenza dei giovani. Non lo voglio tirare su, tiriamolo su di peso. Speriamo non abbia ingoiato. Non ha ingoiato per fortuna. Vedete? Questo ha mangiato molto bene, è raro nell'orata che ci siano mangiate così buone. Quindi la slamata. Bacetto, per la buonanotte. Porta la mamma, va. Ragazzi, controllate il finale, sempre con le orate bisogna controllare il finale ad ogni pesce, anche quando lo slamiamo. Rinneschiamo nuovamente il murice, che è un'esca più sostanziosa e allontana, diciamo, le piccolette, quindi abbiamo più possibilità di pescare le grandi. Già che ci sono, vi faccio vedere la montatura, che è davvero semplicissima. Galleggiante di buone dimensioni, perché comunque ci permette sia di lanciare lontano con una bella torpilla, sia di utilizzare esche voluminose, che siano sarda, che siano murice. Vedete, qui c'è una piccola perlina che quando incontra il filo di seta si ferma. Abbiamo la torpilla,
galleggiante è da 12 grammi, la torpilla è da 10 grammi, una piccola girellina e direttamente il Murice, con il finale, scusate, una cinquantina di centimetri. Tutto molto semplice, senza troppi ghirigori e fronzoli, perché qui l'acqua è bassa. Ovviamente questa montatura cambia da condizione a condizione, da esca a esca. Quando utilizziamo esche voluminose non abbiamo bisogno di grandissimi accorgimenti. Quando invece peschiamo con il bigattino, esche più piccoline, la storia cambia, e anche di molto. Ora vediamo se riusciamo a prendere un altro bel pesce. Si sono un po' fermate, come è giusto che sia. Mamma mia che pesce! Bel pesce, bel pesce. Ti metto io l'orata dentro. Aspetta. Un'altra bella orata. Ce n'era scappata una, l'abbiamo presa col Murice e questa subito è partita. Bel pescione davvero. Non mettete mai il vostro ditino qui dentro, perché le orate riescono a spaccare il guscio dei molluschi. Figurate il vostro dito. Che bel pesce. Ragazzi, provo a chiudere di nuovo perché prima abbiamo provato in diretta, ha mangiato quest'altra bella orata. Con questo vi saluto, noi ci facciamo un altri 10 minuti di pesca perché non capita tutti i giorni, insomma, di prendere questi bei pesci. Ci vedremo alla prossima, dove vi farò vedere anche il mare, proveremo a pescare qualche bella orata. Questo fra un pochino inizierà il periodo. Mi piace pescarlo sempre con attrezzature leggere perché mi diverto un pochino di più. Sto guardando il galleggiante in continuazione perché può succedere di nuovo da un momento all'altro. Alla fine abbiamo preso due bei pesci, insomma, da porzione abbondante, e spero di avervi fatto vedere un pochino che anche con attrezzature molto economiche si riesce poi a tirar su un pesce importante anche in poco tempo. Ci vediamo alla prossima, mi raccomando ragazzi, mettete un like, se vi è piaciuto condividetelo, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche un'altra cosa: se avete un pesce grande in canna controllate che tutti i nodi, i finali, i fili siano fatti a perfezione, ma soprattutto quando lo state combattendo molta tranquillità, molta calma e piano piano lo tirate su, come vi ho fatto vedere. Alla prossima! Ora mentre stiamo registrando sta mangiando di nuovo un altro pesce dopo un'oretta che non c'era nulla e questo ha stuccato tutto.